3, 2, 1, azione. Ottimo. E poi prima facciamo quella sopra e dopo facciamo la scena 8 e vario. Questa qui? Sì, 8 e vario adesso. Però prima di fare questo qua, 8. E prima facciamo quella sopra in terrazzo, che c'è una bella veduta. Io ho già avuto una collaborazione con Giacomo, con Social Time, poi abbiamo deciso di portare avanti un altro progetto che è Piogge e Lacrime. Un progetto che ci tengo particolarmente proprio perché la canzone l'avevo già scritta quando avevo 14 anni, 15-14. L'avevo anche caricata su YouTube ma con un'altra base, con un altro progetto. Ho voluto riproporla perché riascoltando il pezzo che avevo fatto mi sono reso conto che effettivamente il testo aveva un messaggio molto importante, perché Piogge e Lacrime ritrae una storia di un ragazzo e una ragazza che si mettono insieme all'interno di un bar, quindi decidono di mettersi insieme e nello stesso bar poi decidono di mollarsi. Il ragazzo poi si rende conto che effettivamente ha sbagliato a mollare la ragazza, quindi si rende conto del fatto che la persona gli manca e quindi io credo che se una persona ti manca vuol dire che alla fine ti ha lasciato un segno nella tua vita e quindi è giusto che quella persona dopo, nel video si vede, va a riprendersi la ragazza, proprio perché se una cosa la vuoi devi fare di tutto per riottenerla. E vede lui che lo guarda. Adesso non sto con voi, andare sul fantastico. Cioè, io dopo quando giro, quando prendo il braccio, poi bisogna togliere me dalle inquadrature e si gira. Esatto. A luglio ho realizzato un piccolo video, un video che documentava il viaggio a Liverpool che ho fatto di circa un mese e dopo averlo pubblicato arriva un messaggio di questo cantante, Gianmarco Gabrielli, in arte Jimmy, dove mi dice: complimenti per il video, io l'ho visto, hai avuto una tale saggezza nel montaggio e nella produzione, ti va di venire a lavorare per me? E dunque non sapevo ancora di cosa si trattasse. 2 giorni dopo mi invia 4-5 brani che lui ha registrato e cantato, mi ha detto: guarda, scegli un brano e che vorremmo farne un video musicale. Ho scelto quello che mi sembrava più adatto, che dimostrava la potenza e la capacità di questi cantanti. Pioggia e lacrime erano temi importanti, temi che non devono essere sottovalutati nel giorno di oggi. Subito mi è venuto in mente quello che si poteva fare, il grande potenziale che questo brano aveva. Immediatamente ho detto: questo video si girerà a Este, dove l'imponenza del castello marchionale, dei giardini, della piazza potevano far prendere vita a questo brano. Perfetto. Subito ho scelto Este perché io avevo già registrato molte mie produzioni. Cito Un giorno donna mi disse, una giornata abbiamo girato nel parco, poi ho registrato un video promozionale della città di Este, per cui sapevo come giostrare le varie attrezzature per rendere Este magnifica. Il pezzo l'avevo già composto a 14 anni, poi ho deciso comunque di riproporlo con Giacomo. Siamo andati a registrarlo a Ginger Studio di Monselice. Ho già tra l'altro registrato delle canzoni con il Ginger Studio. La base l'ha prodotta un produttore olandese che ho trovato la base su YouTube. Gli ho richiesto di usufruire di quella base e abbiamo creato la canzone Piogge e Lacrime, che io ho già fatto altre canzoni, quindi sicuramente è uno dei miei hobby preferiti, creare musica e scrivere il testo. Allo stesso tempo però mi piace anche andare a registrare i video musicali. Abbiamo deciso che questo pezzo andava valorizzato con un video fatto bene, cioè un video nel quale c'è una storia e nel quale si incrementa e si utilizza appunto una storia d'amore di altre 2 persone che in questo caso erano Irene e Riccardo. Io non ho fatto altro che sceneggiarlo, cioè rendere le parole del testo utili per la trasposizione chiaramente cinematografica. Quando stavo scrivendo la sceneggiatura mi immaginavo che i cantanti potessero essere dentro la storia di questi 2 ragazzi, Irene e Riccardo. Ho parlato con loro, li ho invitati a pranzo e ho detto: ma come possiamo rendere voi partecipi nel video? A Gianmarco e Giacomo è venuta questa idea di poter fare in un modo non balordo gli angeli
custodi di questi due personaggi, per cui Giacomo si prende cura di Riccardo e Gianmarco si prende cura di Irene. E quello che è stato è magnifico, perché siamo riusciti a collegare la storia che è presentata nel video con praticamente l'interazione, e quindi rende più dinamico, attivo la visione. Quello che abbiamo fatto è stato dividere 2 giorni di riprese, la sera del venerdì 24 agosto e il giorno del 25. Proprio perché il processo di realizzazione era molto lungo, ho ottimizzato i tempi, per cui abbiamo girato le scene in un locale la sera, e invece il giorno del 25 di agosto abbiamo girato la mattina il playback. Cosa vuol dire? Il brano era già stato registrato, per cui, come vedete nel dietro le quinte, quello che succede è proprio riprodurre la musica, e i cantanti fanno finta di cantarla chiaramente, e dopo con una fase di montaggio e di sincronizzazione tutto viene perfetto. Poi la sera e il pomeriggio abbiamo girata con Riccardo e Irene, già veterani nelle mie produzioni, cito Maleficent, cito Un giorno una donna mi disse, per cui hanno di buon grado accettato e sono rimasti nel video. Mi ha fatto piacere conoscere i 2 cantanti, devo dire che la canzone è molto bella, e anche conoscere gli altri personaggi di questo video, come Mattia. Ho già avuto modo di lavorare con James in Erasmus, mi ha proposto di tornare a recitare qui in questo video musicale e ho accettato subito. È stata una bellissima esperienza, insomma è la seconda volta davanti alle telecamere. Dai, non me la sono cavata male, sinceramente. Almeno per quello che ho notato io, c'è sempre più organizzazione, sempre più anche una certa professionalità nel svolgere il tutto. Riprese sono sempre più, diciamo, efficaci al primo colpo, senza dover... e questo sicuramente è anche apprezzabile, visto che i tempi di tutti sono sempre più corti tra vari imprevisti e vari impegni. Una cosa buffa è stata, proprio perché il tema del brano è la pioggia, le lacrime, quindi la disperazione per poi trovare un oggetto comune, Gianmarco mi ha detto se riesci a fare la pioggia in digitale sarebbe perfetto per quello che il video vuole interpretare. E ho detto certo, non ci sarà nessun problema. Era da lunghe settimane che osservavo la meteorologia, perché chiaramente se noi giriamo in esterno dobbiamo essere consapevoli di quello che accade. Chiamavano rovesci, temporali, forti e bruschi. Ho detto beh, in un modo o nell'altro spero di riuscire a girare. Alla fine non c'è stato nessun effetto speciale, se non una scena dove c'è il tramonto, però tutto quello che vedete, per cui la pioggia che c'è nel video, è reale, per cui non ha fatto altro che rendere più significativo il concetto di pioggia e di lacrime. Questa è la prima volta che in un video musicale viene presentata una qualità di 4K con una ampia gamma dinamica di colori, proprio perché si deve evidenziare, come ho detto, la magnificenza della città di Este. Mi è piaciuto un sacco lavorare con James, proprio perché comunque è super professionale in tutto ciò che fa, e quindi sono sicuro che il risultato sarà ottimo. Mi è piaciuto collaborare sia con Gianmarco che con James, perché appunto Gianmarco secondo me è un ragazzo che scrive bene, è un ragazzo che nei suoi testi ci mette appunto dei valori importanti che magari tanti altri ragazzi lasciano da parte. E soprattutto anche mi è piaciuto lavorare con James, perché si vede proprio che è un ragazzo appassionato di video, ma soprattutto un ragazzo appassionato di documentari e quindi di storie, e gli piace appunto creare, ma poi modificare una storia e risaltarla a modo suo. La mia scena preferita è stata quella della panna ghiaccio e anche quella della litigata. Devo dire che fare l'arrabbiata è molto più difficile di quello che pensavo. E ringrazio il regista James Dawson, un applauso, e spero che mi chiamerà anche per i suoi lavori futuri. Io non lo sto guardando. Hai sotto? Ma andate. Vergogna per te. 1 e andate. 2, 1, via.
scusati che ho fatto in male. Ah, figura. 1 e azione. Scusate. 1. Sì, sì. Volete che andiamo? 1, andate. Stop! Ah, posso dire che ho un rapporto di amicizia con l'acqua, per cui sapevo che sarebbe piovuto, sapevo comunque la difficoltà nel girare con la pioggia, però non mi ha disturbato. Solo la sera questi grandi temporali che mi hanno preoccupato. Però la giornata la mattina, pronti per il dietro le quinte, pronti per il playback, ad un certo punto comincia a piovere, ma una pioggia incessante che non terminava mai. Ci siamo, come posso dire, abbiamo preso riparo in un albero, abbiamo aspettato che terminasse e io ero impaziente perché quando do la sceneggiatura e l'ordine del giorno agli attori, tutto è stabilito, orari di inizio e di fine delle riprese, per cui è stato comunque ci siamo riusciti.